Discount. Ok. Dopo aver raccontato la storia di Mephisto, è arrivato il momento di parlare di una delle band più iconiche dell'underground svedese degli anni '80, i Morbid. La loro carriera fu brevissima e pubblicarono soltanto 2 demo, ma il loro nome è entrato nella leggenda grazie ai musicisti che ne fecero parte. I Morbid rappresentano infatti un vero punto d'incontro tra due scene destinate a cambiare per sempre il volto della musica estrema. Da un lato, uno dei loro membri si sarebbe trasferito in Norvegia per entrare nei Mayhem, contribuendo a scrivere una delle pagine più discusse della storia del black metal. Dall'altro, altri avrebbero proseguito il loro percorso nei Nihilist, band dalla quale sarebbero poi nati gli Entomb, destinati a definire il caratteristico sound del death metal svedese. Ma per capire davvero la nascita dei Morbid bisogna però tornare indietro a quando tutto ebbe inizio. Siamo a metà degli anni '80 e un giovane svedese di nome Per Yngve Olin, che qualche anno più tardi tutti avrebbero conosciuto come Dead, scopre, insieme a molti altri adolescenti di quella generazione, la nuova ondata di metal estremo portata da band come Venom, Merciful Fate, Slayer, Bathory, Hammer e molti altri. Il giovane svedese entra così in contatto con altri ragazzi che come lui condividono gli stessi gusti musicali e la stessa passione per la nuova scena metal. Tra questi ci sono i fratelli Mats e Anders Gonzalez, con cui Peringo e Olin, conosciuto dagli amici come Pelle, stringe una forte amicizia. La passione comune per questi nuovi suoni estremi li porta a creare una band. Nascono così gli Scapegoat, il primo vero progetto musicale destinato a condurre Pelle verso la nascita dei Morbid. In realtà, prima di questa esperienza, Pelle aveva già provato a muovere i primi passi nella musica con un piccolo progetto chiamato All in Metal, ma è con gli Scapegoat che il suo percorso inizia davvero a prendere forma. Poco tempo dopo, al negozio di dischi Heavy Sound di Stoccolma, Dead entra in contatto con Johan Angstrom, che si unisce al progetto. Heavy Sound era un vero punto di riferimento per gli appassionati di metal dell'epoca e negli anni successivi sarebbe diventato uno dei luoghi fondamentali per la nascita della scena death metal svedese. Con il passare dei mesi, però, Pelle decide di fare sul serio e di dare una nuova identità alla band. La scelta è quella di cambiare nome agli Scapegoat. Nascono così i Morbid, un nome probabilmente ispirato al brano Morbid Tales dei Celtic Frost, una delle band che proprio in quegli anni aveva maggiormente influenzato lui e un'intera generazione di giovani musicisti estremi. Nel 1986, come era consuetudine nella scena metal estrema di quegli anni, i membri della band adottano degli pseudonimi. La prima formazione dei Morbid vede Dead per Yngwie Olin alla voce, Gehenna, Johan Angstrom e Marcus Clack alle chitarre, Mats Gonzalez Slator al basso e un amico di Gehenna alla batteria. La formazione però non rimane stabile a lungo. Poco dopo entrano nella band Dotto Skitz Jens Nastrom, che prende il posto di Slator al basso, e TG, Torbjörn Graslund Jäger, che sostituisce Clack alla chitarra. Dietro la batteria arriva invece un giovanissimo Drutten, Lars Goran Petrov, che negli anni successivi diventerà il leggendario cantante degli Entomb e una delle figure simbolo del death metal svedese. Con questa formazione, nella primavera del 1987, i Morbid iniziano finalmente a esibirsi dal vivo. La prima esibizione della band sembrerebbe essere stata al Birkegarden di Stoccolma, anche se di quella serata si hanno pochissime informazioni. Ciò che è certo è che il 26 aprile 1987 i Morbid si esibiscono all'Ultra Huset di Stoccolma, uno storico centro sociale punk che proprio in quegli anni offriva alle giovani band della nascente scena death e thrash svedese uno dei pochi spazi dove poter suonare.
Su quel piccolo palco, infatti, in quegli anni, saliranno anche band come Nihilist, Dismember e Treblinka, gruppi che negli anni successivi diventeranno fondamentali per la crescita del metal estremo. Una delle curiosità che lega proprio Morbid ai Nihilist riguarda Nick Anderson, destinato negli anni successivi a diventare una delle figure più importanti della scena svedese. Fu infatti tra i fondatori dei Nihilist, oltre a esserne il batterista, e successivamente membro fondatore degli Entomb. Ancora giovanissimo, Nick arrivò a fare un provino come batterista per i Morbid, ma alla fine il ruolo rimase a Druten, Lars Goran Petrov. La storia, però, così come accadde spesso tra i musicisti di quella scena underground, avrebbe nuovamente intrecciato i loro percorsi. Dopo l'esperienza con i Morbid, Petrov entrò nei Nihilist come cantante e quando la band si sciolse, proprio insieme a Nick Anderson e altri membri, avrebbe dato vita agli Entomb. A Stoccolma iniziavano così pian piano a nascere sempre più band attirate da quei nuovi suoni estremi. In quegli anni la passione per questa musica riusciva spesso a unire ragazzi che altrimenti non si sarebbero mai incontrati. Compagni di scuola, amici conosciuti ai concerti o persone incontrate nei negozi di dischi iniziavano a condividere gli stessi gusti, scambiandosi consigli su nuovi gruppi, album e idee. In un'epoca senza internet e senza social network, il modo per far circolare la propria musica e conoscere altri appassionati erano i demo su cassetta, il tape trading e le fanzine, quest'ultime piccole riviste autoprodotte che raccontavano le nuove realtà musicali. Un'altra curiosità legata a quel periodo riguarda il video di Bewitched dei Candlemas, girato nel 1987 da Jonas Åkerlund. Prima di diventare uno dei registi più conosciuti nel mondo della musica e del cinema, Åkerlund era già immerso nella scena metal svedese. Per un breve periodo aveva infatti suonato la batteria nei Bathory. Nel video dei Candlemas compaiono diversi ragazzi legati alla scena di Stoccolma, tra cui anche Dead, a dimostrazione di quanto fosse piccolo e interconnesso quell'ambiente. Negli anni successivi Åkerlund avrebbe lasciato il mondo della musica estrema per affermarsi come regista, collaborando con alcuni dei più grandi artisti internazionali, tra cui Madonna, Metallica, Rammstein, Rolling Stones e Lady Gaga. Non è un caso, infatti, che anni dopo abbia deciso di raccontare proprio quella realtà della scena estrema scandinava, in particolare quella norvegese, con il film Lord of Chaos, dedicato alla nascita del black metal e alle vicende legate ai Mayhem, una storia in cui Dead sarebbe diventato una delle figure più conosciute. Nel frattempo, anche la formazione dei Morbid continua a cambiare. TG lascia la band e al suo posto arriva Uffe Cederlund, un giovane chitarrista che negli anni diventerà un altro protagonista di quella generazione. La rete di amicizie e conoscenze, costruita in quegli anni, porta i Morbid anche verso la registrazione del loro primo demo. È Sandro Cagliander dei Mephisto, infatti, a convincere a entrare nei Thunderlord Studios per mettere finalmente la loro musica sul nastro. In un ambiente così piccolo, i contatti tra musicisti erano fondamentali. Una band conosceva un'altra, un amico passava un contatto e da un semplice incontro poteva nascere l'occasione per fare un passo in più. Per i Morbid quel passo significava finalmente registrare il loro primo demo. Il demo, intitolato December Moon, mostrò già chiaramente la direzione musicale dei Morbid. Il suono era grezzo, scuro e aggressivo, con riff veloci e pesanti, una batteria molto diretta e la voce di Dead che contribuiva a rendere il tutto ancora più cupo e inquietante. Le influenze del metal estremo in quegli anni erano ancora evidenti, soprattutto Bathory, Celtic Frost e Venom, ma i Morbid iniziavano a sviluppare un suono sempre più personale. Dopo la registrazione di December Moon, i 5 giovani svedesi continuano a esibirsi dal vivo, tornando anche sul palco dell'Ultra Uset. Nel 1988, però, arriva un altro cambiamento importante. Gehenna lascia la band. Secondo quanto raccontato in seguito dagli altri membri, la sua uscita avrebbe influito anche sulla decisione di Dead di abbandonare i Morbid. Nel frattempo, Pelle aveva iniziato a costruire una rete di contatti anche al di fuori della Svezia, soprattutto attraverso lettere, demo e tape trading. Ed è proprio grazie a questi scambi che entra in contatto con John Christiansen, alias Metallion, un giovanissimo appassionato norvegese, fondatore della fanzine Slayer, nata nel 1985 e destinata a diventare una delle fanzine più importanti per il metal estremo scandinavo. Metallion, che attraverso la sua attività aveva già costruito una fitta rete di contatti con moltissime band della scena estrema, mise in comunicazione Dead con i Mayhem, una giovane band norvegese formatasi a Oslo nel 1984 e già conosciuta nell'ambiente più estremo. In quel periodo i Mayhem erano alla ricerca di un nuovo cantante e fu così che Euronymous, chitarrista e leader della band, entrò in contatto con Dead. Dopo uno scambio di lettere e cassette, i due iniziarono a conoscersi e poco dopo Pelle prese una decisione:
lasciare i Morbid, abbandonare la Svezia e trasferirsi in Norvegia per unirsi ai Mayhem. Una scelta che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e che negli anni successivi avrebbe assunto anche un risvolto tragico. Nonostante la partenza di Dead, i Morbid provarono comunque ad andare avanti. Alla voce arrivò Jon Scarisbrick, mentre alla chitarra entrò Zoran Jovanovic. Nel 1988 la nuova formazione registrò un secondo demo intitolato Last Supper ai Sunlight Studio di Stoccolma, lo studio fondato e gestito da Thomas Kosberg. Negli anni successivi, proprio da quelle sale, sarebbero passate alcune delle band più importanti del death metal svedese, come Tomb, Merciless, Dismember e Grave, e decine se non centinaia di altre band, tra queste anche i norvegesi Darkthrone, che registrarono proprio a Sunlight Studio il primo album Soul's Journey. Nel giugno dello stesso anno i Morbid tennero anche un concerto a Stoccolma e nonostante ormai le strade musicali di Dead e della band si fossero divise, il legame tra loro era ancora forte. Tra il pubblico, infatti, si vede proprio Dead che probabilmente in quel periodo era tornato per qualche tempo in Svezia dalla Norvegia. Un piccolo dettaglio che fa capire come, nonostante il trasferimento in Norvegia e il suo ingresso nei Mayhem, l'amicizia con gli altri membri dei Morbid fosse rimasta intatta. Di lì a poco i Morbid decisero di sciogliersi definitivamente. I musicisti però continuarono a muoversi all'interno di quell'ambiente e alcuni di loro avrebbero avuto un ruolo importante negli sviluppi successivi. Drutten, cioè Lars Goran Petrov e Uffe Schäderlund, che nei Morbid si faceva chiamare Napoleon Pux, entrarono infatti nei Nihilist, continuando a suonare insieme ad altri musicisti della scena di Stoccolma, e quando i Nihilist si sciolsero, alcuni dei loro membri diedero vita agli Entomb. Intorno al 1990, però, Dead e Dotto Skits iniziarono a pensare alla possibilità di riformare la band, nonostante Pelle fosse ancora impegnato con i Mayhem. L'idea, però, non ebbe mai il tempo di concretizzarsi. Nell'aprile del 1991, infatti, la storia di Dead si concluse prematuramente, lasciando dietro di sé una figura destinata a diventare una delle più conosciute e controverse della storia del metal estremo. E con lui si chiuse anche la possibilità di vedere nuovamente i Morbid insieme alla loro formazione storica.